Eccoci, arrivo. Vediamo se riesco a configurare la webcam. Buonasera, ci siamo. Buonasera, buonasera, che emozione, la prima, prima live su YouTube. Buonasera a tutti, mi sono agghindato per l'occasione. Come state? Ciao Big Enzo, buonasera Alice, mua, un bacione enorme, amore mio. Ciao Pistacchio, come stai? Ciao Canidi, ciao a tutti, che bella gente, che bello vedervi qui, bellissimo stare qui. Stasera live solo su YouTube per sopperire al mancato video di questo mese. Allora, ci sono tante cose da dire. Non vorrei che questa live durasse tantissimo. A lei e famiglia, cordiali saluti. E quindi io andrei subito a ruota, sperando che magari più tardi entri qualcuno. Mi rendo conto che fare una live su YouTube, diciamo che non è proprio, diciamo che non mi aspetto tantissimo, perché chiaramente il canale è avviato da poco, non abbiamo neanche 200 iscritti, quindi insomma c'è tutta una serie di cose che non favorisce, diciamo, l'interazione in chat. Però speriamo di riuscire a comunicare, a parlare con qualcuno che guarda i video, che magari vuole porre qualche domanda, vuole parlare con me, vuole sapere qualcosa. Io nel frattempo ne approfitto anche per ringraziare tutti gli iscritti su questo canale, tutti quelli che guardano i video, tutti quelli che mettono like, lasciano commento, perché è importantissimo, ragazzi, è veramente importantissimo per noi di Elfiacuti, per me in particolar modo, visto il tempo che impiego nel lavorare ai video, e credetemi che è tanto tempo, anche se ne escono pochi. Spero che comunque vi piacciono e che vi piaceranno anche in futuro. Sono tanti ancora in programma, quindi vedremo. Purtroppo, e qui io apro il primo argomento, l'argomento video. Purtroppo la pubblicazione dei video è abbastanza lenta, mi rendo conto, mi rendo perfettamente conto. Però ci sono dei fattori che rendono il tutto complicato. Allora, da dove cominciare? Diciamo che non mi sono proprio preparato per questa live, ecco, mi sono preparato soltanto questo buonissimo Martini. Pochi ma buoni, lo spero. C'è magari qualcuno che guarda i video e che può dire sicuramente bella merda, e va bene così. Io non sono un editor, non sono un montatore professionista, io faccio quello che posso con quello che ho e con quello che so. Quindi spero di fare sempre, io provo a fare sempre del mio meglio, e spero che vengano dei video interessanti da guardare, fruibili e carini. Parliamo di questi video. Dovrei, in teoria, a questo punto io dovrei aver già lavorato a moltissimi video della maledizione di Strahd, e dovrei avere una scaletta, cioè anche un video al mese, per poterli pubblicare a ruota. Ma non è così, non è stato così, quindi adesso per me è un po' una corsa contro il tempo. Alla pubblicazione di un video io devo subito lavorare al prossimo, perché sì, ragazzi, per quanto possiate stentare a crederlo, a me serve tanto tempo per lavorare i video. Non mi basta una settimana, non me ne bastano due, mi serve un mese intero per poter avere il tempo necessario per riuscire a montarlo nel miglior modo possibile. Poi non sempre viene come avrei voluto, però tant'è. E quindi adesso sostituisco con questa live il quinto episodio della maledizione di Strahd, che è in lavorazione. Questa cosa è importante che chiarirla per chi guarderà magari in futuro questa live. Succederà spesso, spero non spessissimo, però capiterà che
qualche video tarderà all'uscita, un mese verrà posticipato il mese prossimo, eccetera, perché sono tanti video. Per chi guarda La Maledizione di Strahd in live sul canale Viola, perché noi streamiamo sul canale Viola ogni domenica, ogni settimana con i ragazzi, e portiamo La Maledizione di Strahd ancora dopo 1 anno e mezzo, sa che i video da caricare, da montare e da caricare sul canale YouTube sono veramente tantissimi. Siamo solo al quinto. Il canale Twitch è aperto a tutti. Voglio specificarlo. C'è chi mi ha chiesto nei commenti dove recuperare le live. Le live su YouTube non sono categorizzate come per gli abbonati, non sono per gli abbonati, sono per tutti. Non ho ritenuto necessario dover mettere le live in abbonamento, almeno per il momento, per varie motivazioni. Non mi sembra utile, non mi sembra necessario. Certo, questo toglie qualche vantaggio agli abbonati del canale Viola, ma di questo ne parleremo sul canale Viola per chi guarderà le live del canale Viola. Rimanendo su Twitch, i video sono veramente tanti, quindi li potete recuperare, se avete voglia di farlo, direttamente sul canale Viola. Qual è la differenza? Enorme, gigantesca. Quello che io faccio sul canale YouTube non è quello che noi facciamo sul canale Viola. Assolutamente, sono cose separate. È come se qua sul canale YouTube giocassimo a calcetto e sul canale Viola giocassimo a tennis. Sempre di sport si parla, ma sono due sport completamente diversi. Perché? Perché durante le live del canale Viola noi ci divertiamo, allunghiamo i tempi, sbagliamo, facciamo errori, ci impellaghiamo in errori tecnici, e quindi diventa una sessione molto lunga. Abbiamo fatto sessioni passate di addirittura 5 ore. La sessione 0, che è 40 minuti su YouTube, durava quasi 5 ore. Pensate un po' quanto materiale io ho ritenuto necessario dover togliere e dover modificare. Questo vale per moltissime live, non tutte fortunatamente, ma moltissime fino a un certo punto. Il canale Viola, sì, evitiamo, si sa mai, perché YouTube funziona in maniera, mi sto accorgendo, un po' particolare. Perché io spingo tanto sulla questione del like, del commento? Perché il like e il commento, soprattutto per un canale piccolo che pubblica un solo video al mese, se va bene, è fondamentale, se non di più. YouTube funziona tramite algoritmo, non ci sono delle persone dietro che spammano i tuoi video. Le condivisioni, i like, i commenti per un canale emergente fanno tantissimo. Fatto sta, e qua torniamo al discorso dei video, che lo scopo, l'obiettivo, sebbene all'inizio magari lo fosse, non è quello di lanciare il canale. So che magari non è bellissimo dirlo, però è quello di pubblicare con tutta calma un contenuto che possa essere fruibile e che possa essere leggero in qualche modo, soprattutto fruibile, comprensibile. È chiaro che una sessione di 3 ore, di 4 ore, non avrà mai lo stesso livello contenutistico di un video che dura un'ora, un'ora e 20, un'ora e mezza. Su Twitch ci sono trame, l'ho detto, vabbè, sul canale Viola ci sono trame e sottotrame che su YouTube non vengono considerate, perché su YouTube la pubblicazione del video, il video in sé, ha lo scopo di comunicare, di condividere prima di tutto le nostre giocate, ma ha lo scopo di comunicare la storia base, la trama generale e la trama dei personaggi. Senta, ma ci dia qualche spoiler, no spoiler, cosa ci possiamo aspettare prossimamente, soprattutto quando sarà la prossima live, che vogliamo vedere come va avanti. Signorina Mackenzie, lei, ci sono molte cose che sa riguardo alla risposta a questa domanda, molte cose. Ora smetto di fare il cretino. Do qualche spoiler, no spoiler.
Cosa ci possiamo aspettare prossimamente? Su questo canale la cosa fondamentale è che per me è che vengano pubblicate i video della maledizione di Strahd. Quindi quello che vi potete aspettare su questo canale è vedere la pubblicazione delle live del canale Viola. In più c'è qualcosina a cui stiamo lavorando con alcuni ragazzi del gruppo di Elfi Acuti, non tutti perché purtroppo non è stato possibile, per proprio, diciamo, pensata proprio per YouTube, anche se il canale Viola avrà la sua parte. Spoilero o non spoilero, c'è qualche collaborazione, mettiamola così, che stiamo imbastendo con i fantastici ragazzi del canale, anzi con il master del canale di Attori di Ruolo, che saluto, un bacione, ciao Fabio, con cui stiamo imbastendo una collaborazione e faremo delle cose insieme. Per adesso non dico altro, voglio tenere un po' di suspense, a chi possa interessare, magari viene l'acquolina, non si sa mai. Quindi questo per quanto riguarda i video. I video devono essere montati, ci vuole il tempo per montarli, ho bisogno del mio tempo e questo è quanto. Il periodo natalizio è stato un periodo che mi ha tenuto, diciamo, lontano, ovviamente, normalmente, dal montaggio video, quindi sto recuperando. Abbiate pazienza, lo dico per chi guarderà la live in futuro, per chi sta ascoltando, abbiate pazienza se quello che vi interessa arriveranno. E qua arriva un altro argomento che mi è stato fatto notare sotto i commenti in merito al montaggio video, che ci tengo a chiarire. Abbiamo discusso, si è discusso un po' sotto i commenti dell'ultimo video in merito a quelli che sono i tagli fatti nei montaggi dei vari combattimenti, dei vari fight che sono avvenuti all'interno delle sessioni fino ad ora, fino a quelle che sono state pubblicate fino ad oggi sul canale YouTube. Vorrei essere molto chiaro su questa cosa. Il montaggio dei combattimenti è fatto così di proposito per un motivo specifico, non perché io non voglia far vedere come giochiamo o magari se c'è stato qualche errore, eccetera. Perché per quello, ripeto, se uno vuole guardare il combattimento per intero può recuperarlo quando vuole tranquillissimamente senza dover fare l'abbonamento sul canale Viola. Quanto perché non aggiungono e non tolgono nulla alla trama generale e alla trama dei personaggi, alla storia dei personaggi. Se io ho un combattimento durante una storia, avviene un combattimento e questo combattimento rimane una partita di scacchi senza alcuna narrazione dietro, senza che il combattimento alla fine si porti degli strascichi dietro, senza che i personaggi accusino in qualche modo le conseguenze di questo combattimento, oltre ad avere la funzione di capire come giochiamo durante il combattimento, di capire quali regole usiamo, di capire quali sono gli incantesimi dei personaggi, non serve ad altro, serve soltanto a quello. E allora io preferisco risparmiare minutaggio, creare dei montaggi che possano far comprendere allo spettatore che è avvenuto un fight in quel momento lì, che i personaggi hanno accusato il colpo perché magari hanno perso dei punti ferita e qualche minuto dopo si ritrovano con la barra della vita a metà. Ecco, il motivo è che c'è stato il combattimento, non lo avete visto perché l'ho montato e l'ho montato perché quel combattimento è iniziato ed è finito lì. Semplicemente non si è portato dietro nulla, e credetemi che questa soluzione a livello di logistica funziona, almeno per me funziona, perché elimina tantissimo
minutaggio che io posso impiegare per mostrare altro, qualcosa di più interessante, qualcosa che interessa di più sia alla storia generale che alla storia dei personaggi in sé. Quindi questo è quanto. Ripeto, io faccio un esempio, c'è stato un combattimento, mi sembra il combattimento dell'ultima sessione che ho pubblicato, la numero 4, all'interno della Casa della Morte, o Casa Maledetta che dir si voglia. L'ultimo combattimento al secondo piano della casa, nella live del canale Viola, è durato, se non ricordo male, integralmente sui 40 minuti. Voi capite bene che anche montando, io ho provato a montare quel combattimento lì e il massimo che ho potuto fare è ridurlo a 25 minuti per rendere un combattimento, per rendere le azioni sensate, per far sì che le azioni fossero sensate, avessero una conseguenza l'una con l'altra, una coerenza. Beh, 25 minuti di combattimento, prima di tutto, ma chi se li guarda? Secondo me, a meno che non è un combattimento estremamente narrativo, ma chi se li guarda? E poi, ma a parte chi se li guarda, non avrebbe portato a nulla. La conseguenza di quella battaglia non porta definitivamente a nulla. Loro combattono, finiscono di combattere, il giorno dopo, a posto, si va avanti. È chiaro, le battaglie rimangono nella memoria della scena, cioè avviene il combattimento, l'unica conseguenza che ha avuto fino adesso, io parlo di quelli che sono gli episodi fino adesso, fino a quelli pubblicati, perché poi magari si migliora nel tempo, ha avuto l'unica conseguenza quella di togliere punti ferita. Io devo notificare allo spettatore che i punti ferita si sono abbassati, quindi mostro il combattimento, ma oltre quello non si può andare, almeno per adesso. Quando avverrà una battaglia che io riterrò utile ai fini della trama, ai fini del personaggio, ai fini della fruizione del video stesso, allora lo terrò per intero. Piccola postilla, ad onor del vero, ci sono stati dei combattimenti che io ho tenuto integralmente, o quasi integralmente, all'interno dei primissimi video. La sessione del prologo e la sessione 0 hanno entrambe 2 combattimenti, uno ciascuno, quasi integrali. Anche lì lo scopo era quello di mostrare alcune funzionalità del VTT, poi parleremo anche del VTT, il modo in cui giochiamo e tutto il resto. Però questo è, tant'è, volevo rispondere a questa cosa e spero di essere stato cristallino e spero soprattutto di trovare comprensione in chi guarda e in chi guarderà. Cristian, ciao ragazzone, dai è tutta. Ciao Cristian, un bacione enorme. Ragazzi, iscrivetevi alla Taverna Rigor Mortis, vi guardo qui, iscrivetevi alla Taverna Rigor Mortis perché sono bravissimi, io li adoro. Ogni tanto quando riesco, quando ho tempo, anche lì spulcio qualcosina. Mi manca tutta il dono dei donate, lo devo recuperare tutto fin dall'inizio. Però la voce di Stefano mi fa veramente impazzire. C'è stata una sessione in particolare che ho guardato e riguardato almeno 20 volte, che è la presentazione del personaggio di Stefano, perché la sua voce mi ricorda, è pastosa, mi ricorda molto un doppiatore, però adesso non mi ricordo il nome. Non c'è detto quando sarà la prossima live. La prossima live sarà allora su YouTube, no. Ecco, uno dei motivi per cui sto facendo la live su YouTube è proprio avvisare il fatto che questa è un'eccezione particolare. Magari accadrà anche in futuro che porterò magari un'altra live su YouTube, ma le live le lasciamo per il canale dedicato sul canale Viola e sarà domenica 19, non su YouTube, sarà domenica 19 alle 19:30. Siamo alle prese
con il Tempio d'Ambra, dove i giocatori hanno appena incontrato, fatto la conoscenza di Exet Hunter, il mago, il custode del Tempio d'Ambra, e da lì si partirà. Siamo esattamente nel tirate iniziativa, quindi vedremo cosa succederà. Vedremo, sono un po' perplesso su quello che potrà succedere. Io sono sincero, qua riprendo un discorso che facevamo ieri con il buon Fabio di Attori di Ruolo. Io sono per la scuola di non uccidere i giocatori, non ha senso uccidere i personaggi dei giocatori in game, perché soprattutto dopo un anno e mezzo di live sono sicurissimo di trovarmeli davanti alla porta con i macete. Ma a parte questo, non lo trovo sensato. Se si può trovare una soluzione alla morte, meglio. Diciamo che siamo in una situazione, siamo nelle battute finali di Strahd, e qui non c'è più trippa per gatti. Qui non c'è più la pietà del master. Qui o si resiste o si muore. E vedremo cosa succederà domenica. Sono molto emozionato. Sì, sì, non uccidere è molto credibile, ma il fatto è che io, se devo interpretare un villain, se devo interpretare un parolone grosso, però se devo muovere un cattivo, lo faccio. Il cattivo ha l'intenzione di uccidere, bene, allora la mia sarà l'intenzione di uccidere. Però, Daniele, quante volte sono stato misericordioso e quante volte vi ho salvato le chiappe da un combattimento? Sincero devi essere. Interpreta Rose Villain. Dunque, questo per quanto riguarda i video e il montaggio video. Direi che il primo argomento l'abbiamo lanciato, è bello che argomentato e seppellito. Direi di andare avanti sul secondo. Sul secondo. Ti devo la vita, letteralmente, sì, sì. Daniele, preparati. Sì, sì, domenica. Io tra l'altro ho già preparato qualcosina per il combattimento di domenica. Mi sono accorto che è veramente overpower Exet Hunter, quindi dipenderà tutto dalla strategia dei giocatori. Se siete interessati, andate sul canale Viola domenica live alle 19:30, perché ci sarà da vedere una cosa bella. A Pasqua ti manderò un panettone di Pasqua. Tra l'altro, Daniele, il panettone che ci ha mandato buonissimo, ce lo siamo sbaffato tutto. Grazie mille. Dai fulmini ricordo io, dai fulmini vi ricordo che vi ho salvato, li ho salvati dai fulmini, sì, sì, mi pare di sì, ma prima ancora da tante altre cose che adesso non mi sovvengono, però sì, sì, ho già fatto testamento. Molto bene. Andiamo avanti, prossimo video. Prossimo video sono i programmi. Cosa intendo per programmi? Non i programmi di questo canale. Questo canale non ha una vera e propria programmazione, ed è questo il punto. Per programmi io intendo come ho programmato di trattare questo canale. Mi piacerebbe poter dire di riuscire a trattare questo canale come uno youtuber farebbe col suo canale YouTube, ma io non sono uno youtuber, e questo canale YouTube esiste all'unico scopo di ehm, caricare dei video che in primis possano piacere a me. Poi è chiaro, ragazzi, ognuno ha i gusti che ha. Chiunque può guardare l'ultimo video che è uscito, il penultimo, il primo, e dire che bella merda. Però in primis deve piacere a me. Io stesso, quando guardo il prologo che ho caricato, dico ammazza che schifo che ho fatto. Però passa il tempo, uno migliora con i tecnicismi dell'editing e quindi sa anche dove può aver sbagliato e dove no. Però lo scopo del canale è questo. In merito a questo non posso
attualmente, chiaramente, dedicare l'attenzione che vorrei dedicare a questo canale, cioè un video alla settimana, 2 video alla settimana. Non è questo il canale. Questo non è il canale adatto a chi si aspetta 1, 2 video alla settimana. Questo è il canale per chi ha pazienza. Per chi ha pazienza di attendere un video al mese, se va bene. È il canale per chi non si è fatto risucchiare da TikTok e da tutti quei infernali sistemi che distolgono l'attenzione dopo un minuto. Io stesso guardo TikTok, attenzione, però non mi privo di contenuti che durano 1 ora, che durano 3 ore, anzi mi ci addormento e poi li riguardo la mattina dopo e mi rendo conto che una sessione di 1 ora e mezza può essere una sessione molto lunga, però per l'editing ci vuole ancora più tempo. Quindi qual è il programma di come tratterò io questo canale? Questo canale lo tratterò con i miei tempi, che sono imprevedibili. L'unica previsione che si può fare è un contenuto al mese. Quello cercherò di mantenerlo. Un contenuto al mese che possa essere un video o, come in questo caso, una live. Ma più di questo non posso promettere. Poi magari, chi lo sa, arriverà un giorno in cui io riuscirò in una settimana, in 2 settimane, a montare 2 video di fila e li farò uscire uno appresso all'altro. Ma per adesso è così. Quindi io chiedo anticipatamente scusa alle persone che magari si aspettavano oggi o ieri in realtà il video del 5º episodio e a quelli che magari si aspettano che verranno fuori dei video in cui parlerò di Foundry piuttosto che di Strad. No, la mia attenzione in questo momento è rivolta alle sessioni. Quando finirò di masterare Strad, forse riuscirò a porre più l'accento su altre cose, vedremo. E questo era il secondo argomento. Finito. Ma non è solo overpower, questo ha fatto tutti i vaccini, ha resistenza anche ai testimoni di Geova. Se stai bene attento, ho rivelato le criticità e le immunità di questo personaggio. Se stai bene attento si può capire come colpirlo. Va bene, arriverà prossimamente. Il prossimo video arriverà sicuramente, il mese prossimo arriverà, quello è poco ma sicuro. Quindi in teoria dovrebbe uscire il 5, mercoledì 5 febbraio. Qua lo dico, no, scusatemi, che sto dicendo? Che sto dicendo? Il 15, non il 5, il 15. Aiuto. Il 15, aiuto. Stavo già anticipando, massacrandomi la vita da solo, no? Il 15, perché c'è sto 5 in testa? Ma se per mancanza di tempo fai una live per parlare di D&D, ma guarda Big, io non sono proprio, non credo di essere proprio la persona più adatta per parlare di D&D. Poi dipende che cosa intendi. Noi giochiamo a Dungeons and Dragons da quando giochiamo a Strad, quindi un annetto. Prima giocavamo sempre a giochi con il D20 System, ma altre ambientazioni. Quindi siamo completamente neofiti, ci stiamo abituando poco alla volta, ma non è che io conosca particolarmente bene D&D. Non ho letto proprio tutti i manuali e non ho una conoscenza così approfondita. Sì, ho capito cosa intendi. Magari tipo fare una live in mancanza del video. Certo, si può fare, però preferisco non intasare. È controproducente in realtà quello che sto dicendo, ma preferisco non intasare questo canale con delle live perché
se volessi fare una live potrei farla sul canale dedicato alle live. Non so, io vedo YouTube e Twitch come due cose completamente diverse, come lavorare in fabbrica e lavorare in ufficio. YouTube è più dedicato ai video, Twitch è più dedicato alle live. È una forma mentis che ho assunto nel tempo con altri creator che mi hanno inculcato questa cosa, che ha sempre funzionato così. Certo, si può fare una live su YouTube, ma a che pro? Le facciamo già lì. Il caro Master ci ha istruito un minimo. Ci siamo istruiti a vicenda. Ci siamo istruiti a vicenda. Allora, ehm, io direi di passare a questo punto all'argomento ciccioso. All'argomento ciccioso che è l'argomento delle mappe. Qua ci stiamo un pochettino a parlare di questa cosa perché lo avete chiesto in tanti. L'80% delle persone che commentano sotto i video ci chiedono quale mappe usiamo, quale virtual tabletop usiamo, quale software, eccetera, eccetera. Allora, stasera vi svelo un po' il tutto. Noi utilizziamo, è inflazionatissimo ormai, io credo, Foundry VTT, Foundry Virtual Tabletop, è un software in acquisto. Quando l'ho acquistato io costava circa 60 euro e quando lo apri è completamente vuoto. Bisogna riempirlo con i così denominati moduli. Ciascun modulo serve a tirare i dadi, un modulo per avere il righello per la distanza, un modulo per la musica, un modulo per, non lo so, una serie di fattori, ok? Quindi io ho una settantina di moduli installati, per esempio, e noi usiamo Foundry VTT. All'inizio è molto complicato da usare, però insomma è anche molto figo a livello grafico. Perché? Perché io ritengo che ad oggi o sei veramente bravo a narrare, o almeno questo è quello che vale per me, o dai un contenuto visivo che la gente possa fruire e di cui la gente possa godere. E qui arriviamo alle mappe. Lo stesso discorso vale per le mappe. Con i cari ragazzi del Fiacuti abbiamo deciso di investire dei soldi, quindi io lo consiglio un po' a tutti, magari se avete un gruppo, fate una colletta tutti insieme, poi ovviamente dipende dall'obiettivo che avete, ma fate una colletta tutti insieme e acquistate delle mappe che siano fighe. Quelle che abbiamo preso noi sono quelle di Beneos Battle Maps. Io ve lo faccio vedere, ok? E lui si tratta del Patreon di Beneos Battlemap. Lui è un professionista del settore, si occupa di creare queste mappe molto, molto fighe, molto interessanti, dove ha fatto tutta Strad e adesso si sta occupando di Discesa nell'Averno in particolar modo, e questo credo che sia il suo lavoro più o meno principale. Adesso non vorrei dire una cavolata, ma ecco, vi rendete conto benissimo da soli che vale la pena fare un abbonamento ad un Patreon come questo. Perché abbiamo scelto Benios? Semplicemente perché, ecco, vedete, lui ha tantissime ambientazioni, tantissime cose, ma in particolare si è dedicato alla maledizione di Strahd, e quindi quando fate l'abbonamento al Patreon di Benios vi ritrovate automaticamente tutte le mappe dell'ambientazione di Strahd già belle che impostate. Non sto qua a spiegarvi come si installa, come non si installa Foundry, come si usano le mappe, come si installano, perché
A parte il fatto che per quanto riguarda Foundry ci sono tantissime persone molto più capaci di me che sono in grado di spiegarvelo molto meglio, io vi rimando al canale di Wikiroll di Felice di Wikiroll, che sta facendo una playlist su Foundry esplicativa al massimo, andate a guardare lui se non sapete usarlo. Per quanto riguarda le mappe, al momento dell'abbonamento, nel caso di Beneos, che è l'unico a cui abbiamo fatto l'abbonamento attualmente, vi sarà dato il video, vi verrà mandato il video esplicativo dove c'è tutta la spiegazione di come si installa e come funziona. Ci si è dedicato benissimo, molto, ha fatto un lavoro enorme, gigantesco. Sostenerlo secondo me è il minimo. Io ho visto un po' in giro per il web gente che magari ha usato alcune delle sue mappe a gratis, diciamo a gratis, ma secondo me non ha il benché minimo senso, almeno per come facciamo noi, per come giochiamo noi. Avere una coerenza grafica è importante. Quindi questo è. Controllate il Patreon di Benios Battlemap perché ci sono tantissime mappe. Noi abbiamo fatto l'abbonamento di un anno intero. Per me è stato una salvezza, perché se avessimo fatto un mese, poi un altro mese, io mi sarei trovato nei casini. Per quanto riguarda quello che faccio io con i ragazzi, cioè fare delle live in cui ogni settimana dobbiamo usare una mappa diversa, è stata una vera salvezza. Io mi sono ritrovato in certe situazioni a dover mostrare delle mappe che non avevo ancora installato, ma avendo l'abbonamento annuale è un attimo. Se magari avessi avuto l'abbonamento mensile mi sarei trovato, oh caspita, magari ieri era scaduto l'abbonamento, non posso più farlo. Però voglio svelarvi un trucchetto per chi guarderà ancora questa live fino a questo momento. Lasciate un like a proposito e magari un commentino sotto, che vi ripeto è fondamentale per generare engagement sul canale neonato. Un piccolo trucchetto per chi magari non volesse spendere 150 euro e fare un abbonamento annuale esiste ed è quello di fare l'abbonamento mensile, ok? Quindi 20 euro mi sembra che sia per un mese, quindi l'abbonamento diventa automatico nel momento in cui lo fate, ma potete disdirlo subito dopo. Fate l'abbonamento, un attimo dopo lo disdite, significa che il mese dopo non lo avrete in automatico. Cosa succede nel momento in cui fate l'abbonamento mensile? Avete la possibilità per un mese di scaricare tutte le mappe che Beneos vi propone, che Beneos possiede all'interno del suo Patreon. È chiaro che più mappe scaricate, più Foundry si appesantisce, più si appesantisce il computer. Quindi tutto dipende anche dal computer che utilizzate, eccetera, eccetera. Per questo è anche utile fare l'abbonamento esteso, perché magari usi una mappa, la cancelli, togli spazio e alleggerisci un po'. Cosa accade se fate l'abbonamento mensile? Ripeto, potete scaricare tutte le mappe, installarle e quando l'abbonamento scade, le mappe comunque rimarranno. Questo è un altro argomento che è venuto fuori nei commenti. Sì, le mappe allo scadere dell'abbonamento le avrete lo stesso. Quello che non avrete sarà la possibilità di scaricarne di nuove, perché chiaramente l'abbonamento è scaduto. Questo è quanto. Io mi sono trovato benissimo, noi ci stiamo trovando benissimo, bisogna abituarsi come ogni cosa, però è funzionale, è gradevole sia per chi guarda, sia per chi gioca, è immersivo. Certo, non è immersivo come può esserlo un teatro della mente fatto bene, ma per chi non è proprio capace o comunque non ha quelle doti particolarmente spiccate come me, nel masterare in maniera narrativa al massimo, cosa che mi piacerebbe un giorno poter fare, credetemi che è una soluzione interessante. E questo è. Io ho finito di parlare, ho finito la mia ringa, vostro onore, spero che questa live possa essere utile a chi guarderà in futuro o a chi sta guardando.
E basta, mi bevo ancora un sorso di martini insieme a voi e poi mi avvio alla chiusura. Vostro onore, vostro onore. Molto probabilmente, vista l'ora, avremo anche magari del tempo per giocare con vostro onore a Hogwarts Legacy. Chi lo sa? Chi lo sa? Per quanto vorrei anche provare a portare avanti Jedi Survivor, ma non l'ho più toccato dall'ultima volta. Se c'è qualcuno in chat che ha qualche domanda, se volete parlare, condividere qualche idea, vi stanno piacendo i video, vi stanno piacendo le live per chi le guarda, vorreste qualcosa che non avete ancora visto, non lo so. Ditemi, sono qui per voi ancora per qualche minuto, sono qui per voi. È veramente molto in ritardo rispetto al canale Viola. Sì, sul canale Viola siamo arrivati alla bellezza di 50 dirette. 50 live sulla maledizione di Strahd, che per alcuni può essere una follia, per altri io ho visto delle sessioni perché prima di iniziare Strahd mi sono girato un po' i vari canali in America, in Italia, ovunque. Beh, ho visto che moltissimi canali hanno terminato Strahd alla 75esima, 72esima sessione. Poi, chiaro, ce ne sono molti altri che alla 20esima l'hanno chiusa, alla 30esima l'hanno chiusa, ma ne ho visti di 70-75 anche. Poi con queste mappe bellissime è ancora più bello farle. È ancora più bello. Dopo Strad ci sono delle idee. Vorrei giocare un po' con la chat, anche perché c'è stato chiesto e vorrei poterlo fare. Quindi imbastirò delle sessioni, probabilmente delle one shot, un po' particolari che richiederanno un minimo di organizzazione da parte di chi giocherà. Mettiamola così. Questo dipende molto dalle scelte dei player quanto dura una campagna. In generale sì, non è proprio il nostro caso. Nel nostro caso ci siamo lanciati, non ci siamo posti le domande sul quanto durerà. Ci siamo lanciati e poi si è allungata nel tempo. Io, in particolar modo io, l'ho allungata inserendo delle robe che sì, magari non erano necessarie, però fa flavor e mi piacevano particolarmente. Dopodiché, dopo le sessioni imbastite per giocare un po' insieme a chi ci guarda in live, ci si avvierà verso quella che sarà la mia prossima nuova campagna. In tutto questo io mi auguro che riusciremo a giocare comunque in maniera continuativa perché so che prima di tutto uno dei membri del gruppo si sta già adoperando, si è già adoperato per imbastire una sua homebrew, una sua avventura, breve avventura scritta da lui. E quindi sicuramente la giocherò. E poi vedremo se qualcuno dei membri di Elfi Acuti si vorrà lanciare a masterare qualcosa durante il periodo soprattutto in cui io organizzerò la prossima grande nuova campagna. Sarà per me un piacere e un onore poter giocare. Vedremo. Questo febbraio è abbastanza pieno, ci sono tante cose in ballo e non vedo l'ora di farle. Poi ovviamente ragazzi, io incentivo tantissimo la presenza incentivo qui su YouTube
tantissimo l'interazione, ma sul canale Viola incentivo moltissimo la vostra presenza, perché sul canale Viola sto installando, sto inserendo poco per volta, adesso ci sto continuando a lavorare appena posso, dei punti canale che la chat può usare per interagire, per giocare durante le sessioni. Il buon Big Enzo qui e Alice McKenzie qui presenti spendono i loro punti canale che sono totalmente gratuiti, vengono acquisiti con la sola fruizione della live di minuto in minuto e li possono spendere per non so, avvantaggiare un tiro per colpire di un personaggio o svantaggiarlo o svantaggiare il master durante un combattimento o non lo so, dare un tiro critico a qualcuno o un fallimento critico a qualcuno. Di solito questo succede sempre a me che mastero, mi danno il fallimento critico. Però ecco, ci sono tutte queste piccole cose che aiutano la chat a interagire durante la sessione, perché noi quando giochiamo siamo sempre molto immersi e poche volte leggiamo la chat, però è un modo per la chat di farsi sentire, di partecipare. Quindi giocate, venite a giocare insieme a noi, mi raccomando, mi raccomando. Bene, io non vedo particolari domande, quindi direi fatelo, ve ne prego, sì, soprattutto questa domenica, sarebbe molto, molto utile. Sono e 23, abbiamo fatto 53 minuti di live, direi che ci possiamo avviare. Figo, sì, 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 è veramente, veramente interessante. Ehm, adesso ne verranno fuori altri. Ne verranno fuori altri. Attualmente ci sono. Guarda, ve lo faccio vedere. Attualmente ci sono. Eccoci qua. Attualmente, se io vado in chat, questo è il canale Twitch, ok? Spero. Ok. Attualmente come possibilità c'è svantaggio, quindi chiunque spenda 500 punti canale può dare svantaggio, oppure 500 punti canale per dare vantaggio, oppure con 1000 punti canale si può riscattare un tiro critico, oppure un fallimento critico. E questo qui è soltanto un breve inizio, un breve inizio. Ce ne saranno di altre. È quasi come giocare con noi. Diciamo che ho alzato l'asticella dei punti canale perché spendere 500 punti canale significa dover guardare, mi pare, per 5 minuti forse o 10 minuti. No, 5 minuti sono 100 punti canale, adesso non lo so. Comunque, se uno spende 500 punti canale, comunque è una grossa spesa. Ma perché lo faccio? Proprio per evitare che la chat possa in qualche modo soppiantare completamente la fase di gioco, che sia un combattimento, che sia qualsiasi altra cosa, in particolare il combattimento. Perché un conto è far giocare la chat, un conto è che la chat spenda a ruota 500 punti canale a ruota per dare vantaggio, 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 e lì capite bene che diventa un po' complicato. In futuro vedremo, ci sto lavorando, ci sto lavorando. Questo qua invece, ecco, volevo farvi vedere questo e poi vi saluto davvero. Ecco, questo qua è il punto in cui siamo arrivati. Noi siamo al 50° episodio. Sono tutti recuperabili, ragazzi. Non c'è bisogno di nessun abbonamento. È chiaro che sono ore e ore di live, quindi io personalmente, se non avete la pazienza, vi consiglierei, cioè la pazienza di andarvele a vedere, vi consiglierei aspettare, perché tanto di solito i video che carico di 3 ore di sessione, di 4 ore di sessione, durano poi in un video un'ora, ok? Quindi, però sì,
queste sono tutte le live che fino adesso abbiamo fatto. Spero di riuscire a finirla presto, perché ormai siamo alle battute finali. Non perché non mi piaccia, ma perché prima o poi tutto inizia e tutto finisce ed è durata veramente tanto. Vedremo. Va bene ragazzuoli, è stato bellissimo fare questa live su YouTube, mi sono emozionato molto, la prima live su YouTube di questo canale, la prima live per me su YouTube in generale, quindi non sapevo se avrebbe funzionato tutto, perché qua è più complicato di hackerare un computer della NASA praticamente. Per fortuna il buon iBob mi è venuto in aiuto con i suoi video. Buona serata, allora ci sentiamo presto, lo sai che ci tengo, dobbiamo organizzare qualcosa, assolutamente. Io vorrei moltissimo giocare con voi al tavolo da gioco, perché sì, perché ci sta, però voi state a Bergamo, io sto a Novara, non che sia una distanza assurda, però i vari impegni mi sembra un po' difficile. Comunque il mio numero di telefono ce lo hai, ce l'avete, quindi chiamatemi, rompetemi le scatole e organizziamo qualcosa anche qui tramite webcam, non importa, non importa, faremo comunque qualcosa molto volentieri. Benissimo ragazzi, è stato bellissimo, noi ci vediamo domenica, ve lo ripeto di nuovo ancora l'ultima volta, domenica 19 gennaio alle 19:30 sul canale Viola per la 51esima sessione della maledizione di Strahd, e qua su YouTube vi chiedo ancora scusa per chi guarderà questa live e per chi stava aspettando il video, ma sarà posticipato al 15 di febbraio. Se riuscirò a farlo venire fuori prima, magari lo piazzo prima su YouTube, così all'improvviso. Seguiteci su Instagram, perché lì su Instagram annuncio i vari cambiamenti e tante care cose. Ce la faremo, ce la faremo. Ciao cari, ciao cari, ciao cari. Grazie mille a tutti.